Ok, sembra che siamo online. Ok, ciao ragazzi. Ieri, come sapete, si è svolta la gara a Silverstone e dopo aver finito la gara ho pensato di fare un'analisi del circuito per voi. Silverstone è uno dei circuiti più tecnici che ci sono. Ha curve molto lente e anche curve molto veloci. E qui conta molto trovare un buon bilanciamento della macchina, ma conta anche tanto come capire come affrontare certe curve. Adesso vi faccio vedere un mio giro che non è tanto veloce, però diciamo che è tecnicamente un giro molto buono. E dopo aver visto il giro andrò piano piano a spiegarvi curva per curva come affrontarle. Allora facciamo partire il video del giro veloce. Ok, ho fatto 1,59,8 e in qualifica ho fatto molto meno. Ho voluto fare questo video per voi, per farvi vedere come fare il circuito. Allora, mi ho posto questo qui per farvi vedere meglio come usare i pedali. Ok, andiamo avanti verso il traguardo. Ok, allora, ci troviamo nel traguardo, al rettifilo del traguardo e ci stiamo dirigendo verso la prima curva che si chiama curva Epping. Allora, il nostro obiettivo è quello di tagliare un pochino il cordolo della prima curva. Questa è una curva molto veloce e dobbiamo cercare di essere non troppo aggressivi, altrimenti rischiamo di andare all'esterno, uscire fuori pista oppure nel peggiore dei casi sbilanciare la macchina e quindi perdere il controllo. Allora, in questo punto qua la macchina si trova all'esterno della pista. Come ben sapete, per cercare di fare il miglior tempo in un circuito bisogna sfruttare ogni centimetro possibile della pista. Quindi io che faccio? Vado con due ruote sul cordolo e cerco di sfruttare tutto il cordolo esterno della pista. Ok, adesso andiamo un pochino al rallentatore. E qua inizio a frenare. E il punto di frenata in questo punto qua dipende da che macchina guidi. Non ci sono punti di riferimento per poter frenare. Bisogna prendere una certa confidenza in questa curva. Serve anche molta pratica. Allora, una volta raggiunto questo punto qua,
noi dobbiamo fissare con gli occhi, dobbiamo cercare di fissare il punto di corda, che è questo qui. Andiamo ancora al rallentatore e vediamo come va. Allora, qua non bisogna tenere tanto premuto il freno, ma bisogna dargli un colpettino e poi lasciare scorrere la macchina. Una volta che sai che la macchina andrà perfettamente a tagliare il cordolo, puoi accelerare a tavoletta. Ecco qua, la macchina è perfettamente sul punto di corda. Ora noi, quando siamo in questa situazione, dobbiamo posare gli occhi al prossimo obiettivo, che sarebbe il cordolo esterno alla curva. Ok, questa curva la percorriamo a tavoletta, tutte le macchine riesco a farlo. A proposito, l'analisi che sto facendo non vale soltanto per questa macchina McLaren, ma vale per tutte le macchine, perché le traiettorie sempre quelle sono. Poi spetta a voi adeguarvi con le macchine, cercare l'assetto più bilanciato per poter affrontare al meglio Silverstone. Silverstone è una pista che richiede un bilanciamento quasi perfetto, perché ci sono curve lente e curve veloci. Ci sono anche punti in cui i pesi di carico, gli spostamenti di peso contano tantissimo, che poi andremo a vedere dove. Allora, siamo sulla curva 2, tavoletta. Qua ovviamente la macchina tende ad allargarsi, noi dobbiamo cercare di non allargarci troppo, perché poi dobbiamo affrontare la curva 3, che è una curva abbastanza lenta, e dobbiamo cercare di allargarci per poi stringere di nuovo. Ok, una volta che mi sono allargato, cerco di stringermi per andare su questo cordolo qua. Ed ecco qua ho frenato. Praticamente si frena poco prima del cordolo. Ecco qua, cordolo, freno, pestone sul freno. Gli occhi vanno verso l'interno, verso il punto di corda di questa curva. Ora, su questo punto di corda bisogna fare attenzione a non colpire questo panettone qua, perché una volta che sali qua su, perdi la macchina, praticamente fa un basto e perdi il contatto col terreno e quindi perdi tantissimo tempo. Quindi qui bisogna essere chirurgici, per non dire altro, proprio precisi. Una volta che accompagni la macchina senza accelerare, esci dalla curva, si esce a tavoletta. Tavoletta. Ok, questo qui è un punto critico, se non il punto più difficile della pista. Adesso vi faccio vedere perché. Questa qui è la curva dove se la fai bene, allora hai già una buona possibilità di fare un buon tempo. Se la fai male, allora perdi tantissimi decimi. Su questa curva si possono guadagnare anche fino a 4 decimi. Perché? Perché, perché se la prendi bene, esci bene dalla curva. Se la fai male, entri lento, oppure entri forte ma esci lento. Adesso vi faccio vedere. Questo è un punto difficile. Qua serve tantissima pratica. Perché serve tantissima pratica? Perché è una curva cieca. Il punto di corda adesso non lo vedo perché c'è il montante. In alcune macchine si può vedere, in altre no, ma comunque è una curva abbastanza cieca. Per cui serve tantissima pratica. Bisogna trovare un punto di frenata. Dipende da macchina a macchina, anche da persona a persona. Ok, il mio punto di frenata è questo qui, più o meno.
ecco qua, ho frenato e senza accelerare accompagnano la macchina pian piano accelerando perché so che ho un pochino frenato prima, quindi accelero. Ok, il punto di corda l'ho preso. Ora gli occhi devono puntare all'esterno. Devo andare con le due ruote vicino a questo cordolo qua. Bene. Ok, poi apriamo questa curva. Questa curva la fa in pieno, pizzicando il cordolo. Adesso vi faccio vedere una cosa che succede molto spesso nelle gare che ho visto. Ok, ho visto tantissimi errori in questa curva qui. Molte persone tendono, cioè pensano che tagliando il cordolo si guadagna. Questo è vero, però in questo caso, in questa curva, non si guadagna nulla. Molte persone vanno qua sopra. Ok? Vanno qua sopra. Ed è sbagliato. Perché? Perché qua, quando se ne vai qua, la macchina fa un piccolo salto e perde il contatto col terreno. Quindi, perdendo il contatto col terreno, rimbalzando la macchina, non ne scarica tutta la potenza sull'asfalto e quindi perdi anche mezzo decimo. Ed è anche mezzo decimo o un decimo. E perdita di tempo. Ok, usciamo a tavoletta. Ok, qua siamo a tavoletta. E ci dirigiamo verso la curva numero, se non mi sbaglio, è la numero 5. Ok, torniamo un pochino dietro. Il nostro punto di riferimento qua è proprio il cartello, questo cartello della curva. Ok, giustamente ti regoli in base alla distanza. Io freno poco prima del cartello. Ecco qua, ho frenato a tavoletta, tutto pieno. Ora, come si affronta questa curva? Allora, questa curva è un po' particolare, perché è una curva che poi si chiude, stringe, cioè si chiude, non c'è più, non ha una continuità, si chiude e quindi il punto di corda si trova alla fine, qua, si trova qua il punto di corda. Quindi noi dobbiamo entrare un pochino larghi e poi stringere per andare a toccare il punto di corda. Ecco qua, questo qui è il punto di corda. Una volta che abbiamo raggiunto questo punto di corda si va a tavoletta per andare su questo cordolo esterno. Ok, adesso siamo in un'altra curva importante del circuito. Questa è una curva particolare perché non ha un punto di corda, ma ne ha due punti di corda. Allora, come vi posso spiegare questa curva? Questa curva si svolge in tre fasi. Abbiamo la fase iniziale, una fase centrale e una fase finale. I punti di corda si trovano nella fase iniziale e nella fase finale. Quindi, nella fase iniziale dobbiamo entrare, buttarci, letteralmente buttarci su questo cordolo qui, che è il primo punto di corda. Allora, vi faccio vedere come va. Ok, si dà un colpettino al freno e si lascia andare la macchina verso l'esterno. Ci dobbiamo allargare per poi stringere e andare a prendere il secondo punto di corda, che sarebbe questo qua. Ok, ed ecco, siamo nella terza fase adesso. La seconda fase l'abbiamo passata prima quando ci siamo allargati. Terza fase e via a tavoletta verso l'esterno.
Ora si va a tavoletta verso un'altra curva abbastanza tecnica. Questa è la curva COPS. Allora, dobbiamo prepararci ad affrontare questa curva. Questa curva è molto simile alla prima curva, perché è una curva veloce e dobbiamo andare all'esterno con le due ruote sul cortolo. Il punto di riferimento per frenare in questo caso è la differenza tra l'asfalto nuovo e l'asfalto vecchio. Lo potete notare, l'asfalto nuovo, che questo qui è l'asfalto vecchio. Vi regolate facilmente il punto di frenata qua. Vi faccio vedere come lo faccio io. Freno appena vedo il punto in cui cambia l'asfalto. Ok. Ok, da questa visuale si vede meglio. Ecco qua. Finisce l'asfalto nuovo e io freno. Do un pestone forte, veloce e libero e cerco il punto di corta, che in questo caso è l'interno. Cerchiamo di tagliarlo un pochettino, però cercate di non finire sull'erba, perché poi sull'erba potete perdere il controllo. Quindi si va con due ruote sul cortolo. Una volta che siete qui, cercate di parzializzare l'acceleratore. Dovete parzializzare, altrimenti uscite fuori da questa curva. Se uscite fuori qua, fate male, perché qua c'è il sintetico e potete perdere il controllo della macchina e andare in testa coda. Anche se andate all'esterno, la macchina rallenta. C'è un qualche... hanno fatto bene pure a mettere un rallentamento su questo punto. Quindi perdete velocità. Ok, su due ruote su questa cortolo. Adesso siamo sulle curve Maggot, che sono una sequenza sinistra-destra. Allora, queste qui si affrontano così. La prima curva Maggot a sinistra si fa a tavoletta andando sul cortolo con due ruote. Poi, questo è un momento abbastanza delicato. Io qua ho rischiato tantissime volte di la macchina, perché qui è fondamentale un bilanciamento perfetto della macchina e anche come tu dai la sterzata per prendere la curva aperta. Se dai una sterzata molto violenta rischi di scomporre la macchina, perché qua conta tantissimo lo spostamento dei pesi, dei carichi di peso. Se dai una sterzata violenta lo spostamento si sposta a sinistra e quindi la macchina può andare in sovrasterzo. Quindi qua bisogna dare un piccolo colpetto di freno e si va sul cortolo. Attenzione qua, perché una volta che si esce dal cortolo la macchina rimbalza. In questo caso parlo della McLaren che soffre tanto le disconnessioni delle piste. Invece se parliamo di una Lamborghini, per esempio, la Lamborghini va a meraviglia su queste disconnessioni della pista. Ok, una volta siamo usciti dal cortolo, in questo caso qua sono uscito troppo forte e mi sono allargato troppo. La situazione ideale per affrontare la prossima curva è trovarsi in mezzo alla pista. Ok, io sono uscito troppo largo, però si può anche correggere un po' la situazione. Però se ti trovi in questo punto qui, affronti meglio la prossima curva che la prima curva delle Beckett. Allora, come facciamo questa curva? Ok, diamo quel colpetto di freno e entriamo all'interno per prendere... Cercate di tagliarla un pochettino, non esagerate. Ok, e questo qui è il punto di corta della prima curva delle Beckett,
ok? Lo cerchiamo di parzializzare sempre per non andare dritti e sbagliare la curva successiva. Ok, ora sai che sei sul punto giusto, se invece la pista si frena poco prima di raggiungere il punto di corta della seconda curva Beckett. Qua dobbiamo tenere l'occhio qui, ok? Dobbiamo cercare di andare con la ruota interna sul verde della curva. Vediamo come procede questa curva. Ecco. Ok, io ho fatto così, giustamente facendo il giro migliore si va un pochino più all'interno. Una volta che hai preso il punto di corta e stai ancora parzializzando, quando vedi l'uscita della curva, pian piano premi giù l'acceleratore e poi si va a colpire il cordolo esterno per uscire a tavoletta. Qui è fondamentale uscire bene dalla curva perché devi prendere velocità per il rettilineo che arriva. Se invece sbagli, per esempio, qui molto spesso, che succede? Qui molto spesso che tu acceleri troppo presto, la macchina esce, quindi devi di nuovo liberare l'acceleratore e quindi perdi velocità in uscita. Quindi qui è fondamentale avere pazienza, ok? Devi avere pazienza qua. Parzializzare piano piano l'acceleratore fino a tavoletta. Ok, questo qui è il rettilineo. Se non mi sbaglio si chiama hangar, se non mi sbaglio. Hangar straight. Ok, questa qui è una curva un po' particolare. Qua non ci sono punti di riferimento per frenare, però io non ho trovato uno e vi svelo qual è. Adesso vi faccio notare una cosa. Ok, avete notato qualcosa? Come vedete la macchina rimbalza. Questo qui è il mio punto di frenata. Appena sentite che la macchina rimbalza, iniziate a frenare. Questo qui non conta molto, questo cartello, ok? Non conta niente, non prendetelo in considerazione. Se frenate qui perdete un sacco di tempo. Ok. Andiamo al rallentatore. Qui la macchina comincia a rimbalzare e io freno, punto con gli occhi all'interno della curva. Questa curva bisogna percorrerla cuciti al cordolo. Cuciti nel senso che non bisogna essere né troppo dentro, ma bisogna essere vicini al cordolo. Io qua un pochino l'ho fatta male perché sono entrato troppo dentro e quindi quando tu entri troppo dentro poi finisce che ti allarghi anche troppo. Infatti qua mi sono allargato troppo e vado quasi all'esterno. Diciamo che qua la situazione è al limite. Cercate di non andare all'esterno, di non finire qui con le due ruote, altrimenti perdete il controllo della macchina e andate in testa coda. Ok, una volta qui si va a tavoletta e andiamo alla curva successiva, la chicane, l'ultima chicane prima del rettilineo del traguardo. Il punto di riferimento con questa curva è l'inizio del cordolo. Voi dovete guardare questo, ok? Ecco qua, inizia il cordolo, freno. Poi con gli occhi si guarda verso l'interno e devo prendere con le due ruote l'interno del cordolo.
Una volta preso il punto di corda, tavoletta, qua non dovete frenare mai, dovete solo parzializzare l'acceleratore. Qua si rilascia un pochino l'acceleratore, si prende, si taglia un pochino questo cordolo, si va di nuovo a tavoletta. Qui cercate di parzializzare l'acceleratore se vedete se la macchina si compone, perché questa è una curva abbastanza lenta, quindi le macchine molto potenti tendono a sovrasterzare. Quindi cercate di non perdere troppo tempo correggendo la macchina e quindi procedete con cautela. Cercate di farla bene perché è importante per prendere velocità per affrontare il rettilineo del traguardo. Ok, siamo qui, tavoletta, cercate di stringere non troppo la curva, perché se la stringete troppo andate a colpire il panettone e rovinate tutto all'ultimo giro. La prendete non troppo stretta, ma giusta giusta. Ok. E poi via sul rettilineo finale. Ok, spero che questa analisi vi sia stata utile per poter migliorare con i tempi sul giro e migliorare anche il vostro stile di guida. Adesso un piccolo annuncio da fare. Ho deciso di fare da coaching, cioè se avete qualche problema col vostro stile di guida oppure se non riuscite a migliorare sul tempo, mi potete contattare in privato e vi posso dare una mano. Mi mandate il vostro replay oppure un video, io lo analizzo in tempo reale per voi e vi do i giusti consigli. Giustamente il servizio che vi offro non è gratis perché giustamente io offro le mie competenze, la mia esperienza per migliorarvi. Giustamente dopo 10 anni che faccio queste cose un pochino di esperienza l'ho fatta. Mi raccomando, mettete like, seguitemi, giustamente mettete un subscribe su Twitch se vi fa piacere perché mi supportate così. Lasciate commenti anche se avete qualche dubbio oppure magari ho sbagliato l'interpretazione di qualche curva. Lasciate un commento. Niente, tutto qua. Grazie per tutto quanto ragazzi. Vi voglio bene. Ciao.